Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione su Power BI, nella quale, analogamente a quanto abbiamo fatto dopo aver sincronizzato il database di Access con SharePoint e poi con Power BI, andremo a costruire un flusso con Power Automate che aggiorni automaticamente i dati nel set di dati del modello Power BI una volta che noi andremo a fare qualche modifica nel nostro elenco SharePoint nel quale abbiamo definitivamente trasferito e non sincronizzato i dati di quel foglio Excel. E sarà qui quindi che quando viene aggiunta una riga o quando si apporterà una modifica in qualsiasi campo, questo evento dovrà generare il flusso di lavoro previsto in Power Automate. Come vedi, io da qui dall'interfaccia di amministrazione ho aperto tutte le applicazioni che mi servono e ho aperto anche Power BI Desktop, dove abbiamo il modello di dati, il set di dati di questo modello Power BI che abbiamo sincronizzato da SharePoint. Torniamo da quest'altra parte, quindi andiamo in Power Automate e iniziamo a costruire questo flusso. Quindi clicchiamo su Crea, scegliamo come connettore SharePoint perché l'evento si dovrà verificare lì, e come trigger, cioè come fatto, come accadimento che dovrà scatenare l'evento di Power Automate quando viene creato o modificato un elemento. Quindi quando viene creato o modificato un elemento in quell'elenco si dovrà scatenare il flusso che innanzitutto dovrà aggiornare il set di dati in Power BI. Quindi innanzitutto dobbiamo indicare il sito e l'elenco all'interno del sito nel quale si deve generare questo evento perché poi si scateni il flusso. Quindi scegliamo corsi di formazione perché l'elenco l'ho caricato qui in questo sito corsi di formazione. Scegliamo l'elenco esempio dati finanziari, che è il nome che abbiamo dato al nostro elenco SharePoint. E a questo punto andiamo avanti e diciamo che quando si verifica questo vogliamo che in Power BI si aggiorni quel set di dati. Quindi come azione scegliamo aggiorna un set di dati, in quale area di lavoro si trova in My Workspace, e andiamo a scegliere nell'area di lavoro il set di dati che vogliamo aggiornare. Questo qui che si chiama dati finanziari, se ricordi lo avevamo chiamato così. Poi vogliamo anche fare in modo che quando avviene questo riceviamo un messaggio di posta elettronica, invia un messaggio di posta elettronica, io metto sempre il mio indirizzo, soluzioni per aziende, chiocciola, servizi e consulenze rd.on microsoft.com. Quindi utilizzo questo indirizzo, è stato modificato un dato, è stato modificato, aggiunto un dato nell'elenco dati finanziari. Controllare elenco SharePoint. Qui posso andare ovviamente a pescare degli output che si sono generati a monte. Comunque ora non complichiamo la situazione, creiamo questo flusso così semplice, liscio, e andiamo a dire anche che vogliamo un messaggio in Teams. Quindi scegliamo Teams, vogliamo ricevere un messaggio in chat, quindi troviamo l'azione, crea un canale, elenca i canali, pubblica un messaggio in una chat o in un canale. Quindi pubblica un messaggio in una chat o in un canale. Lo voglio pubblicare a nome mio, seleziono
che si deve trattare di un canale, in quale team prendiamo sempre il team corsi di formazione, in quale canale, nel canale generale, e qui diciamo anche è stato modificato, aggiunto un dato nell'elenco SharePoint dati finanziari. A questo punto vado a rinominare il flusso, modifica elenco dati finanziari, e lo vado a salvare. Aspettiamo il semaforo verde. È arrivato il semaforo verde, ora io chiudo un attimo e riprendo poi il video dopo che ho verificato il flusso, perché come detto i flussi vanno accuratamente verificati, perché poi ci si fa affidamento e in realtà poi se non funziona il messaggio non arriva. Quindi prima lo verifico e poi lo rifaremo partire insieme per vedere in diretta come funziona. A tra poco. Eccoci di nuovo qua, siamo sulla home page di Power Automate, andiamo in flussi personali dove c'è l'elenco di tutti i flussi che sono stati costruiti all'interno di Power Automate, prendiamo quello che abbiamo appena costruito, modifica elenco dati finanziari e vediamo se è riuscito. Ovviamente l'ho già verificato, ti volevo soltanto far vedere che il flusso è riuscito. Quindi io cosa ho fatto? Ho portato le unità vendute in Canada ai privati via web della fascia di sconto alto del vino Falanghina da 200 a 201, e se andiamo in Power BI anche qui vediamo che le unità vendute sono arrivate a 201. Mi è arrivato il messaggio di posta elettronica che mi dice è stato modificato, aggiunto un dato nell'elenco dati finanziari, controllare elenco SharePoint, quello che avevamo scritto, e anche il messaggio in team nel canale generale è stato modificato, aggiunto un dato nell'elenco SharePoint dati finanziari. Quindi facciamo partire un altro flusso e semplicemente qui andiamo a vedere se si aggiunge una riga di riuscito, perché chiaramente se nel flusso ci fosse anche un solo passaggio che non va mi direbbe non riuscito. Quindi lo vediamo in diretta, andiamo ad aumentare le unità di Falanghina a 202, usciamo dalla visualizzazione a griglia, a questo punto l'evento si deve generare. Andiamo in Power Automate, facciamo un refresh, a volte ci mette qualche secondo, quindi attendiamo un attimo perché ancora in internet non ha girato il flusso. Faremo un altro refresh tra qualche secondo, riproviamo subito. Ancora non è arrivato, però vedrai che arriva perché io non ho modificato nulla, quindi deve rivenire scritto riuscito come è venuto la prima volta. Riproviamo ancora subito. Questo ovviamente dipende anche dal collegamento internet. Qui in Outlook ancora non è arrivato nessun messaggio. Eccolo, è arrivato il messaggio in Outlook in diretta, e quindi ora se facciamo refresh vedremo che il flusso sarà riuscito. Ecco che c'è la seconda riga 16 e 15
sono le 16:15 e quindi il flusso ha funzionato perfettamente. Quindi adesso ogni volta che andremo ad apportare delle modifiche nel nostro elenco SharePoint, queste modifiche si rifletteranno automaticamente in Power BI e quindi anche nei grafici e nelle tabelle dei report, quindi delle pagine dei report che nelle prossime 4 lezioni andremo a costruire. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!